you say you found the story all tucked away in the back of the room, been lost for years, far away from the glory, in the midst of our day-to-day routine, in the corner of our minds. We're not in blue, we're not in mourning to raise the truth. It takes more than will. Among the things I like to do. Spagna! Spagna! Benvenuti in Spagna! Olè! Buongiorno amici tichettiani! Ciao, ben ritrovati, buongiorno! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo oltrepassato i Pirenei su questa bellissima strada. Abbiamo passato un tunnel di 8 km che segna praticamente il valico fra la Francia e la Spagna. Tutto gratuito, strada libera. Siamo circa a 1000 metri, quindi panorami di alta montagna, veramente molto belli. Among the things I like to do, craving is one for two. E per omaggiare il nostro ingresso, il nostro ritorno anzi in Spagna, Direi. festeggiamo non con una tapas ma con una piado pizza. E... Tonno cipolla che non manca mai. E quindi buon appetito ragazzi! Buon appetito! Anzi, come si dice in spagnolo? Buon provecho! Buon provecho! Olè! Dopo il veloce pranzetto con la Piado Pizza siamo ripartiti. Stiamo facendo questa strada, come vi dicevamo, molto bella, è un fondovalle che passa tra le montagne, ma non siamo soli perché proprio a fianco a noi passa un famosissimo cammino che molti di voi sicuramente avranno capito, è il Cammino di Santiago. Prima ho ripreso il cartello con la tipica conchiglia, il simbolo originale storico che potete vedere da ogni angolo, da ogni parte. Noi lo stiamo proprio costeggiando e addirittura anche Fede stava guardando ora la strada su Google Maps, anche l'applicazione riporta segnalato proprio il cammino. Questo, vi ricordiamo, è quello che viene definito il cammino francese, che appunto inizia dal territorio francese, valica i Pirenei e poi arriva dritto a Santiago de Compostela. Faremo il cammino con Charlie. Lo so che non ha la stessa valenza del camminatore, del pellegrino, sicuramente è un'altra cosa, però comunque ci piace immergerci un po' in questo mondo particolare, surreale, suggestivo, perché è affascinante come cosa. Ne parlavamo proprio adesso. Sicuramente vedere queste persone che con lo zaino a spalla e nient'altro camminano tantissimi chilometri, è stimato che dal confine francese a Santiago de Compostela ci voglia un mese o poco più, quindi pensate, un mese di cammino per scopi personali, c'è chi crede e chi non crede, ma in ogni modo è una cosa molto intensa e appassionante. Guarda, un camminatore? Pellegrino, sì, potrebbe essere, sì, vedi, con lo zaino in spalle. Sì. Ancora ce n'ha da fare di strada. E da qui, passando sopra al fiume Aragona, entriamo nella regione dell'Aragona. Qui ci troviamo sulla A21, che è l'autovia del Pirineo. Vi ricordiamo che in Spagna le autostrade sono tutte gratuite e con fondo buono, quindi a questo punto, per agevolare il nostro percorso, abbiamo preso l'autostrada. Ora seguiamo la direzione per Pamplona. Olè! Ma dico nulla.
vicino a Pamplona, meglio così, non lontano da Pamplona, c'è un luogo che non abbiamo mai visitato, o meglio che le scorse volte abbiamo saltato per altri motivi, per strade diverse, eccetera eccetera, ma che ci eravamo segnati di vedere. Questo viaggio, come vi abbiamo già anticipato, solcherà e toccherà i ponti che non abbiamo visto la scorsa volta in Spagna. Quindi, come avete capito, la direzione in questo momento sarà Santiago de Compostela. Vogliamo andare in Galizia, regione appunto che non abbiamo mai visitato, ma prima ci sarà questa deviazione di cui vi parlavo poco fa, e è una zona molto particolare, quindi rimanete connessi con noi perché vedrete un panorama surreale. Sembra di andare in una stradina di campagna sperduta, ma in realtà abbiamo individuato un distributore che sembra vendere il gasolio a 1,34, che venendo dall'Italia e dalla Francia non è niente male. E questo è di nuovo il fiume Aragon. Oh, guarda quanti camper. Che c'avete io? Dormono qui. The moonlight shines so bright. I wish that I could close my eyes and drift into a comforting sleep as I lie here beneath my sheets. Buongiorno amici ticchettiani! Ma buongiorno! Oggi giornata spettacolare, siamo super carichi. Siamo carichissimi perché andremo a visitare un luogo veramente iconico di questa zona. È il motivo per cui siamo poi passati da queste parti. Esatto, è un unico al mondo, è un unico al mondo. Avete visto il cartello e quindi sapete già di cosa si tratta. È un parco naturale, siamo all'interno della regione della Navarra e è il parco naturale della biosfera di Bardenas Reales. È una zona semidesertica, estesa, molto estesa. Poi più avanti vi darò maggiori dettagli sulla zona da visitare e noi siamo curiosi perché potremo visitarla anche con Ciarvino. Anche perché è molto molto grande, a piedi sarebbe impossibile. È fattibile, ma Sì. richiederebbe tantissimo tempo. Poi Esatto. c'è molto vento oggi e ci spazzolerebbe via. Abbiamo dormito nella frazione qui limitrofa di Arguedas, si chiama così proprio questo paesino, che può servire da base, da punto base. C'è un'area sosta attrezzata, anzi per la verità ce ne sono due. C'è un campo grande ora che è sostitutivo dell'area sosta che stanno ampliando, quindi non ci sono problemi, c'è un punto carico e scarico e avrete tutti i servizi per il vostro veicolo recreazionale. Siamo stati tranquilli, abbiamo dormito bene, però ora ci fermeremo al centro visite perché vogliamo prendere una mappa dettagliata della zona, dei sentieri che possiamo fare a piedi e altri invece che faremo con Charlie. Quindi let's go, anzi vamos, siamo in Spagna, vamos! Vamos! E abbiamo appena fatto solamente 100 metri e siamo già arrivati alla prima tappa, ragazzi. Ci fermiamo subito. C'è un mirador, ci sono tutti i cartelli illustrativi che ci fanno vedere le foto, ma noi vogliamo scoprire insieme a voi cosa La si bellezza. nasconde dietro questa collinetta. Andiamo a vedere insieme. Wow, che roba! Fantastico! Ora giriamo la telecamera, vi facciamo vedere anche a voi. Che meraviglia! Poi di cuore.
Il parco naturale di Bardenas Reales si tratta di un paesaggio semidesertico con un'estensione di circa 42.000 ettari. Siamo ovviamente in Navarra e questo parco è stato dichiarato da parte dell'UNESCO riserva della biosfera dall'anno 2000. Si tratta di canyon, altipiani e formazioni rocciose che ricordano veramente in tutto e per tutto la Monument Valley, per chi ha avuto la fortuna di poterla visitare. L'area è suddivisa principalmente in due macrozone, la Bardena Blanca, ossia l'area più desertica, e la Bardena Negra, quella nera, con più vegetazione. La parte quella semidesertica, quella blanca, la parte blanca è stata nei secoli erosa da da vento e pioggia. La parte blanca è stata nei secoli erosa dal vento e dalla pioggia. Sono rocce molto porose e friabili, composte principalmente da argilla e gesso. L'esplorazione del parco può avvenire a piedi, se avete voglia di farvi una bella passeggiata in questo spettacolo della natura, in mountain bike o con veicoli a motore. C'è da ricordare l'orario, perché è aperto dalla mattina alle 8 fino a un'ora prima del tramonto. Ovviamente viene da sé che d'estate il periodo di visita è più lungo rispetto a quello invernale. Però sono più alte anche le temperature, infatti noi ora ci vedete con i giacchetti, il pile, d'estate però qui si superano ampiamente i 40 gradi, quindi Sì. E poi ci sarà tantissima gente Quello con il turismo di massa. Invece noi siamo in bassa stagione, ci sono pochissimi van e come vedete il deserto è veramente deserto. Ovviamente non è possibile campeggiare all'interno del parco, ma ci sono tantissime aree attrezzate, aree sosta nelle vicinanze, proprio come quella di Arguedas dove abbiamo dormito noi stanotte. Si possono fare passeggiate e percorsi anche a piedi, l'importante è seguire quelli tracciati, non ci si può avventurare nel nulla, anche perché all'interno, proprio nel cuore di questo mega parco, c'è un'area militare ben segnalata e quindi viene da sé che lì non ci si possa accedere né coi mezzi né tantomeno a piedi. La strada è semplice, non ci si può sbagliare, è un anello e sembra di essere nel Far West. Mi aspetto gli indiani che sbuchino da un momento all'altro. Già, ci manca gli indiani, guarda. Ovviamente va tenuto un limite di velocità basso, non si possono superare i 40 km all'ora. Ma questo è chiaro, è un tour panoramico, quindi non ci sono da fare le corse. Qui abbiamo una zona militare, ovviamente qui è zona interdetta, ma noi passiamo oltre. Guardate che posti si sono scelti. Il vento è una fatica. Meno male abbiamo la piastra paramotore per i sassi. Kira, ma dove ti portiamo? Guardate che paesaggio, intanto Marta fa le foto che trovate nei nostri canali Instagram e Facebook. Ma che paesaggio, eh? Che spettacolo! Bellissimo! Ci dovete venire, ragazzi. Super consiglio.
Di nuovo a bordo di Charlie, c'è un vento ragazzi che ci spettina, però è bello perché ogni 100 metri c'è un posto, un mirador, un punto dove fermarsi. E per esempio anche ora abbiamo un panorama di tutto, mamma mia, che spettacolo! Guarda qua. Guardate che roba! Ci sono anche quad, ma qui veramente è un'esperienza guidare in questo posto. E uno dei motivi per cui abbiamo messo la piastra paramotore per proteggerci dai sassi è anche questo. Guarda qui che canyon! Bellissimo. Poi ovviamente l'erosione scava anche questi canyon che sono una roba incredibile. Sembrano quelle formazioni di sabbia quando eravamo piccoli al mare, giocavamo con gli amichetti. Non so se ve lo ricordate, facevamo con la sabbia bagnata i castelli e le costruzioni di sabbia. Me lo ricordano tantissimo. Veramente la natura fa delle cose incredibili, dei miracoli. Che spettacolo! Ci siamo fermati per fare le ennesime fotografie. Ovviamente non ci possiamo arrampicare a piedi in questa zona. Tutti i lavori nuovi a Charlie non sono stati fatti in vano, ma in van, sia per affrontare il Marocco, ma per affrontare anche strade come questa. Ma perché si va a Marocco? Si va a Marocco, ve l'abbiamo detto, ma prima del Marocco questo è solo un aperitivo, perché anche in Marocco ci saranno tantissimi paesaggi di questo tipo. Speriamo, non lo conosciamo, non lo conosciamo, mai stati. però le aspettative sono molto alte. Ci saranno sicuramente strade sterrate, strade asfaltate, ma noi abbiamo gomme nuove, piastra paramotore. Poi la strada sinceramente è adatta a tutti, non è asfaltata ma è sterrata, però è battuta, e quindi anche al centro visite comunque dicono che è adatta anche a chi non ha il 4x4. Guardate la meraviglia degli strati colorati di queste formazioni rocciose. Ci sono queste strisce appunto rossastre, rosa, una cosa, mi ripeto, lo so, è uno spettacolo, una meraviglia. Spero che passi il nostro entusiasmo e quanto ci piace questo paesaggio. Scriveteci nei commenti nel caso lo conoscevate o se conoscete altri paesaggi simili in Spagna, perché noi siamo pronti a visitarne altri. Che poi i più attenti che ci seguono da tanto tempo si ricorderanno di quando siamo venuti in Spagna una delle prime volte e abbiamo visitato il deserto di Tabernas, dove hanno fatto anche diversi film western e anche qui ne hanno girati tanti. Sì, è vero, anche qui ovviamente il paesaggio si presta e abbiamo letto che c'è stato girato parte del Trono di Spade e uno dei film di 007, non ci ricordiamo quale, della serie, insomma magari anche altri minori. Cioè, sembra veramente di vedere passare gli indiani a cavallo da un momento a un altro, e anche come copia della Monument Valley è veramente azzeccato. Una meraviglia dietro l'altra. Com'è guidare nel deserto? È affascinante. È come guidare sull'asfalto alla fine. Sì, più o meno sì. Qui non c'è l'asfalto però. No. Per chi dice che Marta non guida mai. Tanto guido, dai. È che Fede non si tiene, vuol fare le riprese, prendi la GoPro, prendi la 360, passa il telefono, video, foto. Allora abbiamo detto, tu fai tutte le riprese, io guido, me la godo, almeno tranquilli.
qui ci sono un sacco di camper, addirittura con il rimorchio. Quindi tranquilli che ci potete venire tutti. C'è il super mega gattone e la... Vediamo anche la pressione delle gomme, tutto regolare. Che scenario qui. Oh, Mamma mia, arrivano gli indiani! Fatti fermi a fare foto. E mi tira la porta, non mi fa salire! Aiuto! Tirami! Oh, Mamma mia, da pazzi! che vento, ragazzi! C'è un vento assurdo! Oddio! Non riuscivo a È salire. stancante, voi lo vedete bello comodi, ma vi assicuriamo che è faticoso. E poi mette anche appetito. È strano. C'è anche Luna, ragazzi, Luna, e quindi ho capito, tutto sto giro di parole è per dirmi mangiamo, che ho io fame. direi, dai, ci fermiamo più avanti, ci sono un po' di parcheggi. Avete capito la finezza? Un po' di pausa ci vuole, Eh. anche perché così ricarichiamo le batterie e siamo pronti per In tutti i proseguire. sensi. Sì. Noi e della strumentazione, perché abbiamo finito già tutto. Muovo da lì. Dovremmo essere qui a questa curva, al punto numero 3, quindi noi ora qui mangiamo con questa vista frontale. Direi che come panorama non è affatto male, no? E visto che siamo in mezzo al deserto, ci vuole un bel hamburgerozzo, un bel panino con hamburgerozzo, prosciutto, cipolla, maionese, di tutto e di più. Svuota frigo, Vuota perché frigo. se non andiamo al supermercato è veramente vuoto. Più che altro per la roba fresca, perché il freezer è carico come un apetto. Intanto fuori volano i cacciamilitari, mi sa che hanno individuato Charlie che si muove. Sì. Vabbè, dai, mangiamo e Buon poi si appetito. prosegue il nostro viaggio. Che spettacolo. Lasciamo questo meraviglioso spot in mezzo alla natura dopo il pranzetto veloce e ci rituffiamo nel paradiso, non lo so, come lo vogliamo definire. Io ho finito gli aggettivi. Nel Far West, infatti Nel Far West. perché siamo andati sempre a ovest di fatto, no? È E quindi vero. questo è il Far West. Un altro punto dove fermarsi a fare le foto, ma come fai? Come fai? E saliamo all'altro punto, Mirador. Che dici? Te Che gusta? visuale che c'è da qui. Ti Ora- gusta? Mi gusta, mi gusta. Occhio a non andare troppo sul ciglio perché ti onda di sotto. Da paura! Guardate ste rocce! C'è un po'
po' di vento! Si vola! Con i ticket! Ora entriamo ufficialmente a Polpettolandia. Abbiamo tutte queste conformazioni rocciose che sembrano tante polpette. Tanto per tornare sul cibo, insomma. Sì, sì, ma qui è un Luna Park, ragazzi, è un Luna Park. Oh, guarda che erosione, che cunicoli, che buchi. Come sporco Charlie. Anche i signori francesi hanno detto che questo lato è veramente spettacolare, guardate che roba. Ci siamo fermati in questa piccola area parcheggio per ammirare questo spettacolo. Lo so, l'abbiamo detto 1.500.000 volte, L'ennesima volta. ma ogni tanto bisogna far godere anche gli occhi, oltre che le telecamere, eccetera, eccetera, telefoni, cellulari. Ci siamo anche resi conto che non vi abbiamo spiegato come mai si chiama Bardenas Reales. Bardenas è una parola che deriva sostanzialmente dall'aragonese, che significa, cioè bardo, probabilmente significava fango o argilla. Quindi stava ad indicare un terreno fangoso, fortemente argilloso. Reales indica, come si intuisce, reale, cioè reali, perché tutto questo appezzamento così grande apparteneva alla corona dei Navarra, cioè ai reali de Navarra, e da qui prende il nome appunto di reale. Si dice che i re avessero lasciato in concessione il terreno, ovvero poteva essere sfruttato dalle popolazioni che ci vivevano per la coltivazione pastorizia, la legna e per la semina, dove era possibile naturalmente. Però la proprietà rimase di loro per diversi anni. Nel frattempo il vento è sempre incessante e non vi dico la sabbia, la polvere che abbiamo raccattato in questa giornata. Ci stiamo preparando per il Marocco. Direi che questo è il test su strada per il Marocco. Povero Charlie. Povero Charlie già urla, vuole tornare in Toscana, perché era tutto completamente pulito all'interno, avevamo aspirato in ogni angolo e ora praticamente facciamo così sul cruscotto e c'è tutta quella sabbiolina marrone fine, una terra appunto argillosa. È uno schifo. Addirittura anche il cellulare l'ho trovato ricoperto di polvere. Non vi dico i finestrini che per alzarli e abbassarli fanno si riga tutto. Scricchiola. Mamma mia. Che dici? Proseguiamo? Proseguiamo, però non potevamo saltare questa parte e non immergerci in questo deserto. Che ancora non è finito, eh?
E meno male che Fede, quando ha montato la piastra sotto a Charlie, aveva detto: ma non ti preoccupare, tanto noi gli sterrati non le faremo, più o meno, roba semplice. Solamente 50 km di pista, perché il giro che ci hanno fatto vedere lì al centro visite era quello corto, Classico. quello classico da 34 km, ma noi abbiamo preso una deviazione e lo allunghiamo Certo, di almeno figurati. 15 km. Figurati te se noi si sta tranquilli nei tempi che hanno consigliato. 2 ore, 34 km, ci ha detto la ragazza, ce la fate in 2 ore, cioè noi ci si è pranzato, sono le, che ore sono? Sono le 3, speriamo di finirlo. Sono oggi. le 3, ecco, e siamo sempre, non dico a metà, ma un po' oltre la metà. Se no quindi- c'è domani, dai. Sì, sì, infatti. Però vogliamo sfruttare la luce bella. Oggi con questo vento ci sono delle striature anche nel cielo molto particolari. Poi man mano che cala la luce e si abbassa verso il tramonto è una cosa favolosa. Che strada, mamma mia, questa va fatta a 20 all'ora. Sembra bella piatta, ma in realtà è piena di sassi appuntiti. Ci si smonta tutti i mobili, ragazzi. Povero Charlie. Ma siamo sicuri che questa strada sbuchi da qualche parte? Perché se ci ritroviamo in mezzo al deserto di notte è un bel problema, ragazzi, Ma per forza ci siamo fermati 757 volte, cioè per fare 34 km. È una cosa incredibile, da stamattina che siamo qui. Capito? Ma non si vede nulla a chilometri di distanza. Appunto, perché se ci si ferma sempre i chilometri non li facciamo, voi che dite? Ragazzi, ci siamo fermati nuovamente, il sole sta calando, la luce è meravigliosa, si vedono tutte le striature rosse su queste formazioni rocciose ed è veramente una roba che ti lascia senza parole. Però vi faccio vedere anche una gola qui in mezzo al deserto che è una roba allucinante. Ed ora arriviamo al punto più iconico, più famoso, più fotografato di tutto il parco. Questa zona è piena di camper, ma lo scenario è la ciliegina sulla torta. Sei stanca? No, una delle poche volte che rimango senza parole. E l'emblema del parco di Bardenas Reales è il Castil de Tierra, traducendolo il castello di terra, diciamo, l'accumulo di terra. È quello che viene riportato su tutte le mappe, perché ha subito veramente un'erosione molto molto particolare. È rimasto praticamente il tappino sopra,
che ha poi una stratificazione di roccia una sull'altra e si è formato questo cono rovesciato veramente suggestivo che si vede a diversi chilometri di distanza. Manca solo Willy il coyote e Beep Beep. E Vero. poi siamo tutti. Tra l'altro c'aveva il sasso messo sulla montagna orizzontale, se non mi ricordo Sì, male, no? e ogni volta faceva beep beep, cascava la pietra di sotto e prendeva in testa il coyote. Quindi lo ricorda molto. E qui davanti a noi c'è un bellissimo canyon, ora ci avviciniamo e proviamo ad affacciarci. Ovviamente l'anello che abbiamo fatto si può fare in entrambi i sensi di marcia, ma è consigliato farlo in senso antiorario perché in questa maniera si arriva in questo posto proprio all'ora del tramonto e becchiamo questa luce che estremizza, che esalta al massimo questa meraviglia della natura. Ma infatti è consigliato anche visitare tutto il parco, lo dice anche la guida stessa, al tramonto. Non troppo al tramonto perché poi l'orario limite è un'ora prima del tramonto, quindi insomma diciamo quando la luce diventa più morbida. Ed ecco il canyon. Guarda da qua sopra come si vede. Oh, bellissimo. Salutiamo il Castiglio qui e riprendiamo la strada che ci porta di nuovo verso il centro visite per chiudere l'anello dei 34 km fatti in 56.827 ore E allungati almeno, perché abbiamo fatto fuori un extra percorso di almeno 15 km in più. ecco, quindi sono un po' di più di 34. Non farci mancare nulla. Quindi da lì poi dal centro visite c'è il pezzettino di strada 5 km che abbiamo fatto stamani e che ci riporta a Arguedas, il paesino dove cercheremo di nuovo posto nell'area camper, nell'area sosta. Prima cerchiamo, siccome c'è proprio il punto carico e scarico, di fare sia gli scarichi che il carico dell'acqua. Vediamo se è fattibile, se c'è gente. E poi una bella doccetta. Poi domani toccherà anche a Charlie probabilmente. E anche una bella cenetta. Esatto, tutto etta. E poi una bella dormitona perché siamo cotti. Sì, siamo un po' cotti. Questo vento soprattutto ci ha frullato perché oggi c'era un vento molto consistente. Siamo arrivati all'area di carico e scarico, vi faccio vedere la polvere che abbiamo su Charlie. Tutta la sabbia, guardate qua. Che condizioni ragazzi, mamma mia, c'è bisogno di una bella lavata.
E dopo il carico e scarico arriviamo nell'area sosta sotto alle grotte. Ieri sera ci eravamo arrivati sul tardi, era tutto pieno, non c'era posto, e stasera qualche posto c'è. Sì. Ci sono dei bei bestioni, c'è sempre il Concorde olandese, i signori del Cartago sono arrivati ora.